Ciao a tutti, oggi vengo con una ricetta che non è mia. Una mia cliente mi ha passato questa ricetta che gira per internet della porcellana flessibile per fare i fiori. In teoria è una porcellana super flessibile e mi ha passato la ricetta chiedendomi una sua opinione. Siccome io non posso dare un'opinione se non so di cosa sto parlando, lo faccio insieme a voi questa ricetta. Dopo nella cassa giù ci saranno tutti gli ingredienti dove la potrete anche voi provare a fare. Hago también en español porque así no tengo que repetir dos veces. Esta receta no es mía, es una receta de mi cliente que la ha encontrado en internet. Es una receta para hacer flores súper flexibles. Entonces me ha pasado esta receta que me ha dicho que la dan gratuitamente. Para pedirme una opinión sobre la receta, y yo pues si no hago la receta pues no sé cómo es, así que aquí estoy con vosotros para hacer la receta. La prima cosa que lo hago en los dos idiomas para non tener che editarlo luego e repetirlo. Allora io farò una piccola quantità perché ovviamente mi serve solo per prova, non è una ricetta. Io ho visto gli ingredienti, onestamente non è che mi piacciono molto, per cui farò una piccola quantità giusto per testargliela alla mia cliente. Haré una pequeña cantidad, no haré mucha porque yo he visto los ingredientes y hay ingredientes que no, o sea, yo esta receta no la haría, pero como me ha dicho que me ha pedido opinión, pues yo la pruebo y os digo lo que me parece. En principio io hago metà dosis, farò metà dose perché se no non so dopo cosa fare con questa pasta. Allora, prima di tutto ci vogliono, qua c'è vento, si è fatto un po' di, ci vogliono 300 grammi di colla Giotto. Mi ha detto la mia amica, io di solito uso la Bostik etichetta nera per le ricette cotte, ma in questo caso ho comprato la Giotto dai cinesi per poter fare la ricetta. Costa relativamente poco, c'è anche il flaconcino, dunque 300 grammi di colla Giotto. Bueno, 300 gramos de pegamento Giotto de la fila. Yo haré mitad de dosis porque luego no sé qué hacer con esta pasta porque no sé, tiene unos ingredientes que no es que me gusten mucho, pero bueno, la tengo que hacer igual que me la ha pasado mi amiga. Yo normalmente para las recetas cocidas uso la Bostik etiqueta negra. Pero para esta usaré la Giotto 300 gramos, yo usaré 150 gramos, pero yo os paso la receta original que son 300 gramos. Lo ponemos en un bol. Voy a poner ahora primero todos los ingredientes líquidos. Adesso subito metto tutti gli ingredienti liquidi. Ci metto 10 grammi di olio di vasellina, 10 grammi di olio di vasellina, 60 grammi di glicerina, e dunque mescolo. Io uso una lectarda perché mi permette di lavorare meglio. Todos los ingredientes líquidos los mezclo, yo uso una lengua porque me permite de mezclar bien. Ahora voy con los ingredientes sólidos. Primer ingrediente sólido, 3 gramos di acido stearico o stearina, 3 grammi di acido stearico oppure stearina, 3 grammi di agar agar, mescoliamo bene, 3 gramos de agar agar que mezclamos bien. No, 2 gramos de agar agar. 2 gramos.
3 gramos de cetil o alcohol cetílico o cetil palmitato, lo que tengáis, 3 grammi di cetil, che può essere o acido cetilico o cetil palmitato. Questo cetil palmitato o acido cetilico, dopo vi parlerò, è un ingrediente che si usa in cosmetica, in pratica un addensante che si usa en cosmética. Este cetil palmitato o ácido alcohol cetílico es un alcohol, aunque parezca una cera, y es tipo una cera que se usa en cosmética para espesar cremas, ¿vale? Tiene una función espesante y una función suavizante. Ahora, 13 gramos de jabón rallado de la Dove. Yo la verdad, yo aquí he comprado el Dove porque he hecho la receta igual, pero lo encontréis también como un jabón cremoso en el Carrefour, che vale más barato, e è igual e vale más barato. Questo qua sono 13 grammi di sapone grattugiato Dove. Stavo dicendo che io ho usato l'originale perché la ricetta la devo fare uguale per dire alla mia amica cosa mi sembra. Però potete anche, nel Carrefour c'è un sapone cremoso come il Dove, che secondo me lo fa anche la stessa Dove, che è della marca Carrefour e costa molto molto meno. Dunque via il sapone, mescolo. Adesso ci metto 15 grammi di cellulosa, meglio a fibre corte, perché a fibre lunghe, se no quando tagliate con il cutter si vedono i peli. Estos son 15 gramos de celulosa, mejor a fibra corta porque la celulosa tiene un montón de variantes. Yo esta que uso es fibra corta, porque si usáis la celulosa a fibra larga, cuando cortáis las hojas con el cortador, pues quedan como pelillos. Entonces esta queda mejor. Y finalmente 90 gramos de almidón, de lo que queráis. En la receta original va almidón de trigo. Yo voy a usar almidón de trigo, pero podéis usar maicena, podéis usar almidón de patata, de yuca, de lo que... Bueno, de patata de yuca no, porque os va a quedar un chicle. Pero podéis usar maicena. Yo voy a usar l'original. Qua sono 90 grammi di frumina, perché nella ricetta originale ci sono 90 grammi di frumina, però potete usare amido di mais, maizena, amido di patata, quello che avete, non amido di yuca perché sennò viene un chewing gum, però potete usare tranquillamente o frumina o amido di mais, maizena. Dunque giù l'amido e mescolo. La consistenza è questa, vedete? È tipo una crema densa. Adesso lo metto nel microonde. Io sono giù in laboratorio, ho un microonde industriale, però in quello di casa nella ricetta c'era scritto che ci vogliono, mi sembra, se non vado errata, 8 minuti. Dunque voi la mettete dentro e la fate riscaldare, ve lo farò vedere anche un po'. Ve la fate riscaldare, dopo 1 minuto, 2 minuti la tirate fuori, la mescolate e tipo ogni minuto, ogni 2 minuti la tirate fuori, la mescolate. Se avete uno sbattitore, lo fate anche con lo sbattitore. Io onestamente lo farò a mano perché non vedo il perché. Nella ricetta originale c'è scritto che dopo, quando si è finito, bisogna farla sbattere tipo mezz'ora, insomma a lungo. Io non lo so, non penso que lo farò questo passaggio. Bueno, esto ya está. Entonces ahora, como veis, resulta como una crema. Ahora la voy a meter en el microondas. Yo estoy aquí en el laboratorio, tengo un microondas industrial. Y en la receta original pone que hay que cocerla 8 minutos. 8 minutos. La iremos probando, yo la iré cociendo. Y la iremos sacando cada 2 minutos, luego cada minuto,
pero contar que son 8 minutos. La iremos sacando y la iremos mezclando. Si tenéis un amasador, pues uno de esto para mezclar, pues entonces la metéis dentro en el amasador, amasáis, metéis en el microondas, 2 minutos o 1 minuto sacáis, mezclar con el amasador. Yo lo haré a mano, ¿eh? Bueno, voy para el microondas. Bueno, voy para el microondas. Yo cuando trabajo con la puerta abierta y con una máscara antigas, porque esto, recordaros que es tóxico. Así que yo esto no lo cuezo en el microondas de casa porque no quiero matar a mi familia. Y voy a ponerle 5 minutos. Ahora sì. Io ci ho messo 5 minuti. Io lavoro con una maschera antigas e con le porte aperte. Adesso devo far mettere due uscite d'aria, perché ricordatevi che questa roba qua è tossica. Io non vi consiglio cuocerla nel forno di casa, poi ognuno fa. Io lavoro qua in laboratorio con le porte aperte, bene areato, e con una maschera per le particelle, sia le particelle di polvere sia i residui tossici. Dunque adesso lasciamo passare un paio di minuti, lo tiro fuori, adesso lo tiro fuori dopo 2 minuti e vi faccio vedere come diventa. Allora, sono passati 2 minuti, guardate com'è diventata. Guardate adesso com'è. Mescolo e niente, metto dentro altro minuto, tiro fuori e alla fine, ecco, manca 1 minuto, vedete come si è gonfiato ed è più duro. Sì, ci do un altro minuto. Ahora lo he sacado, falta 1 minuto de cocción. Veis que se ha vuelto más duro, se ha hinchado primero, ahora se ha deshinchado y se ha puesto más duro. Voy a darle el último minuto de cocción porque lo voy a cocer, pienso 5 minutos. Luego cuando vea los 5 minutos veré si le falta o no. Otra vez. Vale, ha terminado la cocción, sale un sacco, è finito la cottura, esce un sacco di fumo. Dunque ho pensato che per farla giusta lo metto nel mixer. Io adesso con questo lo metto a sbattere per un'ora. Allora, eccomi qua con el resultado delle paste. Aquí estoy con los resultados de las pastas. La primera que os quiero hacer ver es la del experimento, que yo me la he dejado un poco abierta y se me ha puesto un poco durilla, tengo que decir la verdad. Y es una pasta que es bastante chiclosa, o sea, parece chicle. Para quien le gustan las pastas que tiras y hacen hilo, esta seguramente es ideal. Mirad, es muy como de goma. Ya os digo, las he dejado fuera, es que se me ha olvidado para enfriarla y se ha enfriado y se ha puesto un poco durilla. Allora, questa qua è la pasta, il risultato dell'esperimento. Allora io l'ho lasciata fuori ad asciugare, a raffreddare, se mi si è raffreddato un po' troppo, però il risultato della pasta è piuttosto gommosa, cioè proprio molto gommosa. Questa è un po' dura perché, vi ripeto, l'ho lasciata fuori e non l'ho chiusa per farla asciugare prima, e
e mi è diventata un po' dura. Però come tutte le paste, manipolandola si scalda e si riprende subito. Questa è una buona cosa. Per chi vi piace questo tipo di pasta, però comunque adesso andiamo al risultato. Adesso la chiudo, non è che un'altra volta me la lascio aperta. Al risultato della prova. Questa è la Flour Crystal in questo caso. È una pasta molto più diciamo meno gommosa, c'è una consistenza meno gommosa, più sostenuta e per me più bella, anche perché comunque io l'ho fatta per essere bella, perché per essere brutta ci sono già le altre, non c'è bisogno che mi metta anche a fare le paste brutte. Dunque vi faccio vedere le prove che ho fatto con i petali. Allora, la prima cosa che è da sottolineare, quella dell'esperimento, ritira molto, dunque si rimpicciolisce parecchio. Un'altra cosa, che le venature scompaiono. Le venature scompaiono pressoché, a differenza della Flour. Vabbè, queste sono delle vene varicose, non sono nervature, sono assolutamente vene varicose, però qua abbiamo delle venature più umane. Questo qua ancora è il fiore, quello che ha stropicciato Catalina, cioè c'ha più di 2 mesi questo fiore ancora. Le venature sono molto evidenti. Questa è la prima ricetta, occhio, non è la definitiva. Questo persino si è scassato. Non è la definitiva, perché la definitiva è stata migliorata. Bueno, repito para las del español. Esta es la receta del experimento, y la primera cosa que podemos notar en el pétalo es que retira, o sea, encoge muchísimo, encoge mucho. Y la segunda cosa que notamos es que ¿dónde está? Las nervaduras han desaparecido, o sea, son muy poco evidentes, muy poco. Es flexible, absolutamente sí, pero no tiene nada que ver con la flexibilidad de la nueva, de la Flour. Aparte que, bueno, podéis ver aquí esto no son nervaduras, estos son varices, o sea, directamente. Es que yo lo he hecho con un venador que tenía unas venaduras muy gordas, para que fuera bien evidente si encogen o no. Pero bueno, aquí podéis ver la flor de Catalina, que tiene más de 2 meses hechas, y o sea, ay, no sé para qué lado girarlo. Las nervaduras, mira, ahí se ve, las nervaduras son perfectas. Estos son creo que son los nervadores de Catalina. Aquí podéis ver la rosa del curso, ay, no sé para dónde irme, que es muy flexible, o sea, mirad, espera, questa qua è il fiore, la rosa del corso, che io l'ho lasciata così, e c'ha quel tempo che c'ha, ed è ancora flessibilissima, bella, e le venature potete vedere, non so se si vede, che non so da dove gira sta cosa, sono molto evidenti. Allora, che cosa possiamo dire in confronto? La ricetta dell'esperimento, come si chiama? Rimpicciolisce. Io comunque avevo fatto una prova di rimpicciolimento della Flour e aveva dato un ritiro quasi zero, quasi pari a zero. E allora cosa possiamo dire? Quella dell'esperimento ritira parecchio, la Flour no. E le venature qua spariscono, la Flour no.
che altro possiamo cercare? Questa c'è una morbidezza diversa di questa, e questa è un pochino più plasticosa, passatemi il termine, questa un po' più, questa è più vellutata. L'altra cosa che possiamo dire è che questa qua si spacca, questa si spacca, se io continuo a premere la spacco, vedete, questa anche se io premo bene con l'unghia non fa una piega, guardate, questa qua è quella che avevamo fatto, guardate, passo bene l'unghia, guardate, ve lo faccio magari con una di queste che così è più evidente, guardate, guardate, a differenza di questa che non c'è bisogno neanche che gratti più di tanto. Dunque questa è quella dell'esperimento, questa è la flower, questa è la flower. Le prove di ritiro, come vi ho fatto vedere nella foto, è che non ce l'ho qua, c'ho questo qua, questo mini petalo per fare la prova del ritiro, un mini petalo, insomma un petalino, quello della rosa non è ritirato niente, e anche qua possiamo piegarla, bueno, lo que yo estaba diciendo, que esta, bueno, que la he roto para ver porque se rompe muy fácilmente, es que esta se retira mucho más, encoge mucho más, las nervaduras, ya la pobre está, las nervaduras son mucho menos evidentes, se borran, cosa che en la flower no. E niente, questi sono i due campioni, come vedete questi sono i risultati. Cosa dire alla mia cliente che mi ha chiesto cosa mi sembra questa ricetta? L'unica cosa che gli posso dire, provare a farla e prendere anche un pacchettino di flower. Adesso non ce l'ho, c'ho l'etichetta, non ho nessun pacchetto. C'è la flower crystal e la velvet, che ve l'ho già detto, ve l'ho già spiegato in un altro video. Dunque i fatti sono questi, proprio molto differenti, vi ripeto. Non so cosa dire, cioè, non so cosa dire. Questo è il tutto e grazie mille.